non condivisione di traguardi e mortificazione del senso critico. Grandi spazi, novità e nuove amicizie. Emozione, curiosità e paura. Autonomia, crescita, cultura. Sacrificio, intraprendenza e continuità formativa. Scelta, novità e preparazione. Di diverso credo che trovino una valutazione che diventa soprattutto sommativa. Nuova organizzazione, nuovo modo di fare scuola. Tutto, diciamo, perché è sempre un mondo nuovo, di professori, di compagni, tutto l'ambiente. L'indipendenza dei ragazzi. La formazione per il mondo del lavoro. Sicuramente troveranno nuovi docenti. I docenti sono sempre un punto di riferimento importante e questi saranno tutti dei perfetti sconosciuti. Una comunicazione unidirezionale, quindi improntata più sul rapporto gerarchico. Organizzarsi il tempo per fare tutto. Ho paura dell'integrazione in questo nuovo mondo che comunque Alessia è abbastanza spigliata, speriamo bene. L'inserimento come in tutti i posti, l'approcciarsi a nuovi compagni, a nuovi docenti, però poi penso che non ci siano problemi. Le relazioni, cioè arriveranno in un mondo nuovo fatto di cose nuove e la loro maturità non è ancora allineata con questo regime di idee. Secondo me la cosa più difficile sarà confrontarsi con il nuovo percorso formativo. Confrontarsi con i ragazzi più grandi, ma anche il fatto di poter partecipare alle scelte della scuola attraverso i loro rappresentanti. Allargare gli orizzonti, fare nuove amicizie. Le nuove esperienze, le nuove amicizie. Il sapere in genere, perché naturalmente sarà un sapere diverso da quello della scuola media. La novità. Penso incontrare nuovi ragazzi e nuove ragazze e fare nuove conoscenze anche con ragazzi al di fuori del paese, magari che vengono dai paesi limitrofi. Una demotivazione che si può tradurre in un tentativo di evasione dalla scuola e uno spegnimento dell'entusiasmo. Non sentirsi all'altezza della scelta fatta. Secondo me il viso, l'espressione dei nostri figli ci dice tante cose, anche come il modo di andare a scuola, se ci va felice o se esce da scuola già si vede a primo impatto. Quando un ragazzo è nervoso, quando comincia a non essere sicuro di sé e quindi a dimostrare incertezza, magari dicendo una poesia, magari non volendo andare interrogato con i professori nuovi, e allora lì è il caso, diciamo, di dare una mano a questo ragazzo, questa ragazza che... Il silenzio. Quando il ragazzo non parla più, e quindi nello specifico posso parlare solo della mia esperienza come genitore, sicuramente il silenzio è quello che denota un problema, che sta nascendo un problema, è già in atto un problema, e quindi sicuramente un consiglio che si può dare è quello del parlare con i propri figli e quello di colloquiare il più possibile. Il fare frequentemente assenze è un indice di disagio e di difficoltà, quindi sicuramente chi si assenta spesso ha un disagio e una difficoltà che sta affrontando. Allora, lavorerei parecchio sulla strutturazione del metodo di studio per sviluppare più autonomia e responsabilità nel percorso di apprendimento. Cercare di stargli vicino il più possibile, cercando proprio di stimolarli e di invogliarli a questo nuovo modo di fare scuola. Soprattutto incoraggiandoli, dando molto coraggio, non farli abbattere, dargli forza in questo senso. Io lavorerei, ripeto, non so se l'ho già detto, molto sull'autostima dei ragazzi, coinvolgendoli in incontri con i docenti, con i nuovi docenti, creerei della continuità tra i docenti che c'erano alle scuole medie con i docenti che si occuperanno di loro e poi giustamente seguirli passo passo, perché è importante che anche gli adulti siano accanto a questi ragazzi che compiono questo passo così importante, questo cambiamento. Allora, in questa fase di passaggio dalla media alla superiore sicuramente serve l'incoraggiamento, serve
anche una certa comprensione delle ansie dei ragazzi e cercare in ogni modo di incoraggiarli verso e di spronarli verso quella che sarà la loro esperienza. La scuola deve intervenire presto, subito, anche nel primo trimestre, cercando di incontrare questi studenti, aumentando la loro autostima e eventualmente supportandoli nel cambio di indirizzo se ci si rende conto che quello indirizzo scelto non va bene. Credo che verrà valorizzato l'aspetto relazionale tra le persone, perché la privazione ci ha fatto sentire molto la mancanza di questo, però allo stesso tempo temo che ci possa essere una corsa allo svolgimento dei programmi, tra virgolette. Sarà molto problematica la riapertura della scuola, però io penso che una buona organizzazione possa risolvere grossi problemi e la didattica a distanza deve essere mantenuta, non per tutta la durata, però perlomeno essere per lo più da supporto tra le lezioni. Insomma, anche questa è una nuova esperienza, però mi affido, diciamo, come posso dire, alle nuove regole che prenderanno, che sono sicura che andrà bene. Alla scuola superiore, da quanto si sta capendo, non cambierà molto. Penso che li divideranno un pochettino, cioè sono 30, li divideranno a 15 a 15 e magari fanno dei turni, infatti cercano strutture a quanto pare per ampliare, diciamo, le scuole, per avere più spazi, che è il metodo migliore secondo me, perché la scuola non è pronta per la chiusura al coronavirus, gli studenti non sono pronti nemmeno dopo l'ultimo coronavirus che hanno passato e hanno timore di fallire. Tutto dipende da come si evolverà la situazione. Se sarà ancora necessario fare didattica a distanza, le scuole hanno già sperimentato questa nuova modalità e penso che può essere considerata una possibilità importante. Se invece ci sarà la possibilità di ritornare alla didattica in presenza, come io mi auguro, sarà però necessario rispettare, delle nuove misure preventive, come per esempio il distanziamento sociale, l'igienizzazione dei locali scolastici, disinfettarsi le mani, indossare la mascherina e quant'altro. Allora, per la scelta della scuola superiore credo che sia una scelta importante che vada curata sin dalla scuola primaria attraverso percorsi di conoscenza di se stessi, la scoperta delle proprie attitudini e anche un'autonomia di scelta al di là dei condizionamenti esterni che possono essere del gruppo dei pari o della famiglia. Parlando, i genitori dobbiamo parlare tanto con i nostri figli e cercare di tirare il più possibile da loro quello che loro vogliono fare, quello che loro intendono fare anche nella vita, perché certo puntare in alto è sempre bello, però poi non arrivarci non ha importanza, l'importante è che si arriva. Quello è una scelta personale del proprio ragazzo o ragazza. Una può consigliare, ma poi sta a loro, non è più asilo, scuola elementare che la mamma o il papà può decidere per loro. Lasciandolo libero, cioè io nel mio caso con mia figlia l'ho lasciata libera di scegliere, anche se magari io la pensavo diversamente per certi aspetti per quanto riguarda il suo futuro, lei ha scelto quello indirizzo che è quello ha preferito, si è iscritta al liceo scientifico appunto. Se una parte del lavoro lo dobbiamo fare noi come genitori, discutendo e parlando ai nostri ragazzi, allo stesso modo mi aspetto che a scuola ci siano delle persone, professori in questo caso di qua, che siano in grado di discutere con i ragazzi, discutere a livello professionale, a livello culturale con i giovani, ma anche sapersi
poi rapportare con loro sotto il profilo emotivo. E allora è importante fare precocemente percorsi di orientamento. Questi vanno strutturati tenendo conto dei vari attori, innanzitutto gli studenti, ma anche i genitori, i docenti, le figure di supporto psicopedagogico. Tutti dovrebbero convergere a supportare i ragazzi nel capire quali sono le loro vere e reali attitudini, per esempio facendo dei questionari, facendo attività di divulgazione e conoscenza dei vari indirizzi di scuole superiori, ma anche portando a conoscenza l'esperienza di quei ragazzi che hanno appena fatto questo passaggio.